Nessuno stava aspettando Alaska che dicesse che la musica è una disciplina. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di Caffè Creativo. Io sono qui con Alaska. Ciao a tutti ragazzi. Raccontaci innanzitutto da dove arriva Alaska. Allora, Alaska, io vado matto per i film. Ok. E credo di avere un problema. Ci sono giorni in cui, in cui ne guardo anche due o tre. Il nome è preso da un film di Cupellini che si chiama proprio Alaska, con protagonista Elio Germano. Ok. È una storia drammatica, è un cerchio che si chiude e all'interno del film Alaska è una discoteca, simboleggia un sogno che prima si realizza e poi va in frantumi. Ok. E il padrone di quel sogno, il proprietario di quel sogno, poi si ammazza. Quindi, Ottimo. quindi sì, diciamo che in Alaska c'è del dramma, c'è dell'amore, c'è passione, però soprattutto dramma, sì. Ok, l'hai venduto benissimo, quindi la cosa bella di Caffè Creativo è che ogni ospite, diciamo, consiglia film, musica, Sì. un disco, qualsiasi cosa, quindi noi siamo partiti direttamente dalla domanda che ti avrei fatto alla fine, ovvero... Lo consiglio il film. Ok, lo quindi consiglio. film consigliato, andiamo a vedere, tra Sì. l'altro non l'ho mai visto, quindi sono molto curioso. La cosa che fa ridere è che io e Luca letteralmente siamo cresciuti nello stesso paesino di provincia Sì. e viviamo... Io abito qui esatto, dietro. qui dietro e quindi ho detto perché non fare una puntata con Luca proprio perché condividiamo il fatto di essere nati in provincia. Secondo te questa cosa quanto ha influenzato e influenza tuttora magari il tuo modo di scrivere e il tuo modo di pensare in generale? Ma io ne parlo spesso con quelli che sono diventati miei amici. Questo posto qui in particolare è un ottimo posto dove tornare, non è un buon posto dove stare. Chiaro. Quando ci ritorno sento questo rilascio di vibrazioni che risuonano in questo ambiente che definirei semplicemente tranquillo. Certo. E infatti ormai non mi sorprendo più quando ritorno qui dopo questi periodi un po', Intensi. capito, intensi e mi esce fuori la canzone. No? Guarda, la vivo esattamente allo stesso modo, quindi è interessante perché poi appunto confrontandomi con persone che vengono da altre province, oggettivamente la provincia ti dà quella noia che permette poi, se veicolata bene, di Esatto. sviluppare un pensiero creativo anche, perché Certo. devi crearti, tra virgolette, qualcosa. E allora, Alaska come progetto nasce più o meno nel 2021, giusto? Il Sì. primo singolo ricordo che era più o meno nel 2021. Fino ad oggi c'è sicuramente stata un'evoluzione dal punto di vista di scrittura, sia di testi, musicale, arrangiamenti. È interessante vedere questo progressivo snellirsi, come se ci fosse una sorta di sintesi. Ti ritrovi in questa cosa dal punto di vista creativo? Oppure raccontaci la tua versione, parlo da ascoltatore. No, ma certo, guarda, è proprio quello il punto, perché io noto che quando mi metto al pianoforte ormai Ok. non è più un mettere le parole al servizio della musica, ma è mettere la musica al servizio delle parole. Ok. E in una canzone, questo forse è un aspetto che sfugge, ma la maggior parte delle canzoni si portano dietro una storia, si portano dietro un senso e ogni parola pesa molto più magari di una parte dell'arrangiamento, magari sei stato su quella parte 3 giorni, Chiaro. ma poi quello che resta all'ascoltatore è quello che tu stai raccontando, ovviamente se decidi di raccontare qualcosa. E mi sono reso conto che snellire è una scorciatoia per veicolare il messaggio in modo molto più semplice, molto più potente. Paradossalmente, togliendo le cose, tutto arriva molto più convincente. Invece, diciamo, il tuo rapporto con l'ascolto della musica. Forse non ascolto quintali di musica, però quando l'ascolto faccio solo quello. Mi capita sì di analizzarla, perché poi l'ascolto per un musicista certo. è un po' diverso, capito? Io ormai non riesco più ad ascoltare la musica In modo passivo. sconnesso e chiaro. questo però a volte mi rovina No, è l'esperienza vero, lo dell'ascolto. dico sempre, a volte è un limite. Io anche l'ascolto passivo, non so, mentre sto cucinando, faccio fatica poi letteralmente Sì. a concentrarmi. Ma sai quante volte ho lasciato le robe sul fuoco? ma perché tu ascolti quella roba e dici aspetta un attimo, ma sta roba è bellissima, mi devo segnare una cosa, qua è successa sta cosa qua. E a proposito di ascolti, da quando è nato Alaska, i tuoi ascolti, almeno da
da quello che vedo esternamente, sono un po' cambiati oppure li stai veicolando diversamente? Perché non so, in un primo periodo vedevo una sorta di influenza più R&B. Certo. Adesso vedo comunque un ritorno al cantautorato, non so, mi viene in mente Dalla, mi vengono in mente anche, non so, per parlare fuori dall'Italia, i Beatles, anche negli arrangiamenti, cioè ti ritrovi in questa cosa? Allora mi ritrovo molto in questa cosa, perché è quello che è successo. Ho approfondito la musica al servizio della parola. Ti rendi conto di una cosa, che per fare questo processo diventa molto più importante la parte che scrivi musicale rispetto al suono che gli dai. Cioè la parte diventa fondamentale ed è anche molto più divertente. Ora, per me che sono un musicista, magari per il producer smarmellare tutto, capito? Però per i produttori, tipo per Lucio Battisti, io sono convinto che fosse molto più importante la parte rispetto a poi come suonava, e per questo poi devi modificare i tuoi ascolti. Sì, certo, è come spostare la lente di ingrandimento su un qualcosa di diverso, cambiando il fuoco ti accorgi di dettagli diversi a cui fare attenzione e di conseguenza ottenere un risultato diverso. E allora che cosa ti ascolti? Ti ascolti i Beatles, che sono maestri in questo, sono sempre stati ascolti latenti, e nel momento in cui c'è stato questo switch ho detto ok, lo devo approfondire, da qui non più ascolto ma analisi, che è una cosa diversa, tipo tra l'altro dovete sapere, cioè, non so se, non credo è in inquadratura. Eccola Luca qua. È arrivato. Sì, tipo per esempio Something in the way, na na. L'uso delle triadi dei Beatles è una cosa, loro si permettono di poter andare dovunque. Do, restano su Do, scendono. Sì, il movimento, la gestione delle parti quasi orchestrale, mi viene da dire. La semplicità è davvero un'arma fortissima. Questa discesa qui l'ho utilizzata per trasciando. Esatto, stavo proprio per le piccole cose che ti rendono speciale. Infatti è proprio quella che mi ha ricordato tantissimo quel sapore proprio alla Beatles. Poi ovviamente ascoltando ste cose ti entrano dentro e devi stare attento, poi diventa pericoloso questa roba, è un po' come una droga. Diventa pericolosa sta roba, perché la Beatles mania. Non puoi fare il cosplay di quella roba lì. Però tornando alla domanda iniziale, quando decidi di cambiare modo di scrivere devi per forza cambiare anche la tua playlist, tra virgolette. Chiaro. E dato che parliamo comunque di processi creativi, quando ti siedi e scrivi nuove idee, nuovi brani, questo tuo pensare in modo analitico è parte fondamentale del tuo processo creativo, oppure tendi, diciamo, ad escluderlo e lavori a flusso? Allora, io penso che per scrivere bisogna vivere. Qualsiasi cosa mi accada poi va a finire in un registro, e quando apro quel registro lì lo faccio solo quando ho davanti o una chitarra o un piano. Cerco di non farmi mai influenzare dal suono, perché io impazzisco per i synth, per la sinusoide, capito? Non devo farmi influenzare dal suono che mi dà l'esperienza. Magari faccio sta roba qua e mi dà una sensazione, faccio sta roba qua. È chiaro, è totalmente un'altra cosa. Certo. Cioè, capito, non voglio farmi influenzare stai utilizzando una palette di colori diversa. Sì, perché poi le parole che io scrivo le ho già viste, le ho già vissute, le devo scrivere e le devo mettere in musica. Chiaro. Quindi la mia esperienza creativa avviene in modo molto analogico, direi addirittura rurale. O chitarra o piano, tipo quando ho scritto Teresa. Ok. Cioè, tra l'altro è l'ultimo singolo di Luca, lasciamo tutto qui in descrizione. Volano strumenti, non ne abbiamo più. E io stavo facendo questo. Ho detto ok, questa roba qui è molto italiana, è tanto italiana, e quindi ho detto voglio creare una figura, anzi non una figura ma dei contorni, e buttarci dentro tutto quello che mi passa per la testa. Però questa roba prende dalla mia esperienza. Ora non entriamo nel gossip, no. Questa cosa la devo iniziare con un nome di persona, e quindi Teresa, mani dure da contadino, versa alcol e detersivo nei fine settimana. Poi ovviamente quando
Quando l'armonia è così semplice, bisogna trovare dei modi, cioè ci devono essere degli insert affinché chi ascolta poi non si annoia anche non si annoia, sì, ma certo. Teresa, quanta fatica sul tuo viso. Quindi momento Beatles. Quando chiedi una carezza, cosa si fa per cambiarti l'umore? Questo brano ha la bellezza proprio di essere anche a sua volta una sorta di sintesi di tante influenze e anche di ascolti che hai maturato, hai fatto tue e hai tirato fuori, ecco, il passaggio di cui parlavi cromatico alla Beatles, la linea melodica che comunque ha perché poi va tanto condito, il tutto va condito e lì c'è il tuo background musicale, perché comunque io mi sono spostato da quello che facevo, ma non ho mai provato a cancellare il passato, perché comunque quello che sono stato è una parte di me che mi porto dietro. Magari ora non è più lampante nelle produzioni, però live io sono quella roba lì. Ecco, una cosa importante nella musica è mai rinnegare la propria natura. No, verissimo. Sì, che a volte appunto non è per forza nero o per forza bianco, c'è la possibilità di scelta. Esatto, ricordo che c'era una persona quando avevo tipo 18 anni che mi disse: Rino, ma devi scegliere se vuoi fare il chitarrista classico, se vuoi lavorare nel pop. Io ho sempre detto, io vorrei non poter scegliere mai, perché poter avere, appunto, prendere quello che mi piace della musica classica e portarlo all'interno di un contesto pop e viceversa, ti permette comunque di fare la sintesi e far uscire quello che sei tu. Allora, io avevo preso qualche appuntino perché ascoltando il disco di Luca che si chiama La logica di un incontro, avevo fatto attenzione un po' a questa frase: 5 giorni che non scrivo, ho pensato di smettere, no? E quindi ho fatto questa doppia riflessione, che è qualcosa che tocca un pochino a tutti i creativi. Innanzitutto, qual è il tuo rapporto con il blocco creativo? Perché magari ci sono quei momenti in cui uno, cacchio, non riesco a buttare giù nulla. Che cosa fai? Personalmente leggo, guardo film. Esatto, di base secondo me l'arte, in questo caso la musica, è una disciplina, ok? In tutti i sensi, cioè non è che nessuno stava aspettando Alaska che dicesse che la musica è una disciplina, però è anche una disciplina emotiva. Se mi appunto quello che succede. Lo fai a penna o nelle note del telefono? Questa è una cosa per c'è una curiosità mia. No, su carta. Su carta, analogico, ve l'ho detto, ragazzi. Che mi sembra più vero, più reale. Sì, è più reale, più gustoso proprio. Nei momenti in cui mi annoto le cose, vado a pescare dal registro, ma non c'è connessione tra quello che ho in testa e quello che ho davanti, pianoforte, una tastiera, mi do del tempo. Magari scrivo un racconto, poi film, libri, quadri, illustrazioni, mi bombardo un po' il cervello di input creativi. Ok, e l'altra riflessione era: ti è mai anche soltanto saltata per la testa l'idea di smettere? Cioè, perché questo è comunque un ambiente molto complicato, dove stare a galla è veramente difficile. Nessuno, ecco, quando ti svegli la mattina viene vicino a te e diciamo bravo, continua ad essere a fare il creativo nella vita, non c'è mai nessuno che ti dice, anzi sono più le persone che a volte tendono a buttarti giù in un certo senso, anziché quelle... Il momento creativo è un momento molto particolare, anche perché, volendo essere un po' più veniali, è un momento non retribuito. È vero. Poi siamo in Italia, anche il momento live non è che retribuito. Questo è un altro topic, diciamo che potremmo farci un video di un altro, però lasciamo anche stare. Quando suoni le tue canzoni che hai composto non è che vieni pagato chissà quanto. Però la canzone Smettere in realtà parla di tutte le cose che molto probabilmente non riuscirò mai a smettere di fare. Io ci penso continuamente. Io non ho paura di non fare questo lavoro. Io ho paura di ritrovarmi di fronte a questo muro gigante di disperazione con su scritto: non ci sei riuscito. Non mi fa paura smettere di fare musica, perché non smetterò mai di fare musica, capito? Sì. È la condizione del fare musica, è un po' quello che mi spaventa, ecco. Parlerei un pochino del tuo ultimo disco, che è La logica di un incontro. Ti va di raccontarci un po' brevemente qual è stato il processo creativo? Sicuramente abbiamo capito che le demo le hai scritte, diciamo, in cameretta o in giro, dove ti trovavi, così.
così. La fase invece poi di produzione, di realizzazione di questo disco, come è avvenuta? Avevo ben chiara la direzione, però l'ho definito anche in altre occasioni un cantiere aperto. È stato fino a poco prima della pubblicazione un cantiere aperto, perché in quel momento tutto quello che scrivevo in un modo o nell'altro aveva sempre quella direzione, quindi ho detto non voglio mettermi dei limiti, sto cercando di spiegare quanto è difficile innamorarsi, quanto è difficile mettersi da parte, sacrificarsi, quanto è difficile guardare in faccia una persona e dire tu sei la persona della mia vita, però la mia vita è un disastro. Chiaro. La logica di un incontro è che non c'è logica. Non è lo, infatti stavo per è dire che quello. non c'è una logica, magari ce l'avesse una logica l'incontro. E quindi sì, mi sono reso conto che comunque la musica mi ha portato via tanto amore, mi ha portato via delle persone. La scrittura stava maturando questo, tra virgolette, trauma, lo stava un po' elaborando. Da un punto di vista tecnico, il disco è stato prodotto a Napoli con Fabrizio Falco al Southside Studio. C'è una sola canzone che è stata prodotta al di fuori di quello studio ed è Fuori dalla finestra, che è poi l'unico feat che ho. Infatti, E quella è stata prodotta a Treviso, al Black Deer Studio. E quella l'avete scritta un saluto insieme? a tutti gli amici del Black Deer Studio, quei matti, quei pazzi scatenati. L'avete scritta insieme oppure il feat? Oppure io avevo bisogno di un ritornello e ho detto apro la rubrica e dico devo chiamare questa persona qui. Quindi ho chiamato Nulars e gli ho detto io penso di aver scritto un bel pezzo, però ho bisogno di un ritornello. Lui mi ha detto Vecchio vieni a casa, bestemmia tra parentesi, vieni a casa, muoviti e scriviamo questo ritornello. Ed è stato bello perché scrivere musica insieme ad un'altra persona è bello. Certo. È stata un'esperienza saporita. Quello che andava trovato era un gancio tra la strofa e il ritornello. Quello che è il ritornello con i che ti contenga il pianto, ci lasciamo i mari mossi per aspettarci in altri posti. Adesso prendi il nostro amore, lascialo fuori dalla finestra, distrattamente posso volerlo. Questa roba qui era un pre-ritornello. Quando gliel'ho fatta sentire a Nulars e gli ho detto guarda senti io avevo scritto con i pollici fare una diga, lui ha detto fermati un attimo, ma questo è il ritornello, questo è il ritornello. E ho detto cavolo sì, è il ritornello. E quindi poi abbiamo un po' aggiustato qui e lì, ma sta canzone ha 3 anni. Ecco appunto c'è sempre questa distorsione tra il tempo percepito dall'ascoltatore e il tempo tuo questa interno. è una cosa importante. Il tempo creativo, il tempo percepito e il tempo creativo. Io ora sono con Futura Dischi. Salutiamo i ragazzi di Futura Dischi. Ciao ragazzi. Il disco è stato distribuito da Peer. La mail di Futura, faccio un po' di premessa, un po' di prodromo. Io preparo questa mail con 3 canzoni prodotte abbastanza bene, prodotte come se dovessero essere pubblicate, tra cui c'era Fare Peggio. E scrivo ai ragazzi di Futura perché avevo dato un'occhiata al roster e dico ok, forse qui dentro mi ci posso infilare. Ho detto questa però sono le ultime mail che mando, poi quello che succede succede. Non voglio più saperne nulla perché venivo da un periodo davvero tosto a livello emotivo. Poi comunque è difficile trovare la realtà che fitta bene in un certo senso con il proprio progetto, con quello che sei tu. Sì. Invio ste mail e Alessandro Panzeri di Futura, salutiamo anche Alessandro, mi risponde a mezzanotte, mi arriva sta mail, io già a letto, prendo il cellulare e dico finalmente mi sono alzato, sempre tenendo il cellulare così, e sono andato a farmi un gin tonic. Un po' una piega. Sì, perché io avevo bisogno di qualcuno che mi dicesse ho ascoltato le tue canzoni, mi piacciono, proviamo un percorso. Ma guarda, detto questo, cioè per concludere questo video che potrebbe durare all'infinito come ogni puntata di Caffè Creativo, ti va di suonarci il primo ritornello che ti viene in testa del disco, così se qualcuno non ha ancora cliccato sul link che lasciamo in descrizione, convincilo con un qualcosa per dire chi è Alaska. Ok. Vai. Abbiamo deciso di non stirarci i vestiti per non sentirci soli. Ci offriamo da bere, a volte capita che in qualche bar ci
si fermi a sentire il gusto della notte che si appresta a finire. Poi il ritornello ve lo andate a sentire. Bello, bello. Mi è piaciuta questa tattica, capito? Di non andare dal ritornello, così soltanto per i più temerari. Esatto. Allora, Luca, io ti ringrazio ancora una volta veramente per essere passato da queste parti. Per me è un onore, e anche perché il tuo disco, e lo dico da ascoltatore, cioè mi piace tanto, quindi ancora una volta io consiglio chi sta guardando il video di andare ad ascoltare la tua musica. Io non so che cosa hai in cantiere, trovate i link per i social. Ovviamente se il video vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale perché è l'unico modo per poter supportare questo format. E noi ci vediamo alla prossima. Grazie ancora Luca per esserci stato. Grazie a te per l'invito. Ciao a tutti.